In questo video parlo delle consonanti doppie in italiano. Più precisamente spiego come si pronuncia la doppia N. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera e hai dei dubbi sulla pronuncia delle doppie, questa lezione è per te. In questa lezione non spiegherò cose astratte o teoriche, ma farò 20 esempi concreti con la doppia N. In questi esempi pratici confronterò 20 parole con la doppia N con 20 parole simili con una N sola. Pronuncerò queste parole sia da sole sia all'interno di una frase. Questo per far capire meglio come si pronuncia la doppia N a seconda del tipo di frase e a seconda della sua posizione all'interno della frase. Questo video è una risposta a una richiesta che mi è stata fatta qualche tempo fa da uno degli iscritti al canale. Questa persona qualche tempo fa mi aveva chiesto se potessi fare un video sulla pronuncia della doppia N, spiegandomi che questa lettera è particolarmente problematica per i brasiliani. Se questo video viene trovato utile, farò un video simile su un'altra consonante. Eventualmente nei commenti qua sotto fammi sapere qual è la consonante che ti interessa di più. In generale le persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera hanno molte difficoltà con la pronuncia delle doppie. In altre parole tendono a sbagliare in modo sistematico. Questo in parte è dovuto al fatto che le doppie vengono spiegate male, per usare un eufemismo. Oppure, per dirla senza eufemismi, le doppie vengono spiegate col c***o. Per esempio, ho visto che su internet è pieno di video che durano 3 oppure 5 minuti e in cui vengono spiegate tutte le consonanti doppie della lingua italiana. Questo onestamente mi sembra un approccio vagamente demenziale perché le consonanti doppie sono molto diverse tra loro. Per esempio la doppia B ha un suono completamente diverso dal suono della doppia S. L'approccio migliore secondo me è quello di spiegare una consonante doppia alla volta, come per l'appunto farò in questo video. In questo video parlerò esclusivamente della consonante N. Purtroppo però molti insegnanti di italiano usano un approccio generico e approssimativo e tendono a fare delle considerazioni generali sulle doppie in generale. Per esempio qualche tempo fa avevo visto un video in cui c'era questa ragazza carina e simpatica che dava un consiglio generale su come pronunciare le doppie e fondamentalmente diceva che per pronunciare una consonante doppia bisogna allungarla. Il problema è che un consiglio di questo tipo è utile per determinate consonanti, ma è inutile se non dannoso per altre consonanti. Perché io posso capire questo consiglio applicato alla S, quindi S, allungo la S, ma non capisco come cazzo si fa ad allungare una B. Comunque sia, non voglio dilungarmi troppo su questo argomento perché ho già fatto 2 video su questo argomento. Qui ti metto il link, se hai voglia dagli un'occhiata. Quello che ci tenevo a sottolineare è questo, che per imparare bene le doppie non bisogna avere fretta e bisogna imparare una doppia alla volta. Perché se invece le impari tutte insieme fai soltanto confusione e poi fondamentalmente non ti serve a niente. Detto ciò, passiamo ai nostri esempi con la doppia N. Partiamo dal caso in cui la N si trovi tra due A. Per esempio, prendiamo il nome Anna. In italiano questo nome ha 2 N, quindi la variante italiana di questo nome ha 2 N. Quindi in italiano diciamo, per esempio, si chiama Anna, oppure la mia ragazza si chiama Anna. In altre lingue europee questo nome ha soltanto una N. O meglio, esiste una variante del nome Anna con una N sola, per esempio nell'Europa dell'Est. In alcune lingue il nome non è Anna con 2 N, ma è Ana con una N sola. Quindi se io conosco una ragazza, non so, romena, moldava, e si chiama Ana con una N sola, io devo dire si chiama Ana. Quindi sentite la differenza tra il nome Anna e il nome Ana? Allo stesso modo, in italiano c'è il nome Susanna. Di nuovo, in questo nome ci sono 2 N, io dico Susanna.
In altre lingue europee esiste il nome Susanna con una N sola. Sentite la differenza tra Susanna e Susana? In un caso io dico si chiama Susanna, nell'altro dico si chiama Susana. Perfetto, ora facciamo un esempio con una coppia di parole della lingua italiana in cui ci sono da un lato una doppia N e dall'altro una N singola. Prendiamo le parole annata e analisi. Vabbè, la parola annata forse non la conoscete, annata è una variante particolare della parola anno che si usa in determinati casi, comunque sia in questo momento non ci interessa il significato, ci interessa il suono. Facciamo un esempio con la parola annata. Questa è stata una brutta annata. Sentite la doppia N. Questa è stata una brutta annata. La parola analisi invece sicuramente la conoscete, quindi non è necessario che vi spieghi cosa significa. Facciamo un esempio con la parola analisi. Ho letto la tua analisi con molto interesse. Quindi confrontiamo le due parole. Da un lato c'è annata e dall'altro c'è analisi. Annata, analisi. Analisi, annata. Ma prendiamo un'altra coppia di parole. Prendiamo le parole panna e Panama. L'esempio con panna potrebbe essere la panna fa ingrassare. L'esempio con Panama potrebbe essere vive a Panama. Sentite la differenza? Panna, Panama. Ma prendiamo altre due parole. Per esempio, prendiamo la coppia di parole capanna e campana. Non so se conoscete la parola capanna, qui magari vi metto una foto così capite cos'è una capanna. Comunque sia, a noi interessa il suono, non il significato. Facciamo un esempio con la parola capanna. L'esempio potrebbe essere vive in una capanna, oppure vive in una capanna vicino al fiume. L'esempio con la parola campana potrebbe essere la campana suona alle 9. Quindi sentite la differenza tra la N di capanna e la N di campana. Capanna, campana. Capanna, campana. La doppia N fondamentalmente è più forte, più evidente, più lunga della N singola. Facciamo un esempio con una coppia di participi passati, per esempio condannato e analizzato. Una frase di esempio potrebbe essere è stato condannato a 10 anni. Sentite come pronuncio la parola condannato. C'è una N molto forte, è stato condannato. La N di analizzato non è doppia e quindi è molto meno forte. Per esempio io potrei dire ho analizzato 10 articoli. Sentite la differenza? Condannato, analizzato. Ok, finora vi ho fatto degli esempi della doppia N tra due A. Facciamo un esempio con la doppia N tra una A e una E, anzi più che una E, una E. Prendiamo le parole annetto e anello. Annetto, vabbè, è diminutivo di anno, comunque sia. Facciamo un esempio con la parola annetto. Ho vissuto per un annetto a Roma. Facciamo un esempio con la parola anello. La parola anello probabilmente la conoscete. L'anello è quella cosa che si mette al dito. Vabbè, adesso qui con me non ho un anello per mostrarvelo, anzi, o meglio, ce ne ho uno, ma non posso mostrarvelo perché è l'anello di Sauron che tengo qui. Ho solo l'anello del Signore degli Anelli, ma quello non posso mostrarlo. Comunque sia, un esempio con la parola anello potrebbe essere le ho comprato un anello. Quindi confrontiamo le due frasi. Da un lato c'è ho vissuto un annetto a Roma e dall'altro c'è le ho comprato un anello. Sentite la differenza? Annetto, anello. Prendiamo un'altra coppia di parole, per esempio prendiamo le parole fanno e fano. Vabbè, il verbo fanno lo conoscete, quindi non è necessario che io ve lo spieghi. Fano invece è il nome di una città italiana. Quindi una frase di esempio potrebbe essere molti fanno questo errore. E l'altra frase potrebbe essere vive a Fano. Sentite la differenza tra queste due frasi? Molti fanno questo errore. Vive a Fano. Fanno, Fano.
fanno, fano. Prendiamo altre due parole, sanno, sano. Per esempio, molte persone non lo sanno. E l'altra frase potrebbe essere: il medico ha detto che non ha niente e che è sano come un pesce. Sentite la differenza? Non lo sanno, è sano come un pesce. Sanno, sano. Sanno, sano. Prendiamo altre due parole, annullare e anulare. Il verbo annullare lo conoscete, quindi non è necessario che io ve lo spieghi. Anulare è un aggettivo, è l'aggettivo collegato alla parola anello di cui abbiamo parlato prima. Quindi due frasi di esempio potrebbero essere: voglio annullare la mia prenotazione. E l'altra frase potrebbe essere: il quarto dito si chiama anulare. Questo qui è il dito che in italiano si chiama anulare. Perché si chiama anulare? Perché su questo dito le persone sposate mettono un tipo particolare di anello che in italiano viene chiamato la fede. Comunque sia, concentriamoci sul suono. Annullare, anulare, annullare, anulare. Vedete, la N singola viene pronunciata molto più rapidamente ed è meno forte. Prendiamo altre due parole, penne, Irene. Per esempio, queste penne costano troppo. E l'altra frase potrebbe essere: ho parlato con Irene. Sentite la differenza? Penne, Irene. Penne, Irene. Prendiamo altre due parole. Nonna, nona. Vabbè, la nonna sapete chi è, nona è un aggettivo. Sicuramente conoscete l'aggettivo nono, nona. Vabbè, queste due parole sicuramente le conoscete. Facciamo due esempi. Tua nonna è molto simpatica. Il mio film preferito è La nona porta. Senti la differenza tra nonna, nona, nonna, nona. Prendiamo altre due parole, insonnia, sonia. Facciamo due frasi di esempio. Soffre di insonnia, la notte non riesce a dormire. L'altra frase potrebbe essere: si chiama Sonia. Senti la differenza tra la pronuncia di insonnia e sonia. Insonnia, sonia. Prendiamo un'altra coppia di parole. Nonno, nono. Prendiamo due frasi. Tuo nonno è molto simpatico. Ho partecipato alla gara e sono arrivato nono. Senti la differenza tra nonno e nono. Nonno, nono. Prendiamo un'altra coppia di parole in cui c'è una doppia N tra due O. Prendiamo le parole sonno, cono. Una frase di esempio potrebbe essere: ho molto sonno. E l'altra frase potrebbe essere: il cono è una figura tridimensionale. Ok, 19, poi 20. Ecco, per l'ultimo esempio prendiamo le parole unni, unicorni. Per esempio, Mulan combatte contro gli unni. L'altra frase potrebbe essere: gli unicorni non esistono. Senti la differenza tra unni, unicorni. Unni, unicorni. A questo punto facciamo un rapido confronto con le 20 coppie di parole che abbiamo esaminato. Ripeterò ogni coppia due volte. Anna, Ana. Anna, Ana. Susanna, Susana. Susanna, Susana. Annata, analisi. Annata, analisi. Panna, Panama. Panna, Panama. Capanna, campana. Capanna, campana. Condannato, analizzato. Condannato, analizzato. Annetto, anello. Annetto, anello.
fanno, fano, fanno, fano, sanno, sano, sanno, sano, annullare, anulare, annullare, anulare, penne, Irene, penne, Irene, nonna, nona, nonna, nona, insonnia, Sonia, insonnia, Sonia, nonno, nono, nonno, nono, sonno, cono, sonno, cono, unni, unicorni, unni, unicorni. Ecco, se hai trovato questo video utile, mi raccomando, lascia un fantastico mi piace qua sotto. Nei commenti fammi anche sapere se la consonante N effettivamente ti ha creato dei problemi, perché come dicevo questo video nasce come risposta a una persona che mi aveva spiegato che per i brasiliani la consonante N è molto problematica. Nel frattempo qui ti lascio il link a un altro video che ti consiglio vivamente di guardare. Se ti interessa parlare bene l'italiano, mi raccomando, dagli un'occhiata.